Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Toro, tendenze energetiche disponibili per la primavera 2025. Uh, Abbiamo la carta del giudizio, amici del Toro, periodo di rivelazioni, prese di consapevolezza, magari per qualcuno si tratta anche del risveglio spirituale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Trovate i link ai corsi gratuiti nel canale, che sono due, uno un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. E c'è anche il link per le tarot pratiche. Ho già aperto le iscrizioni e sono praticamente dei pomeriggi, degli incontri dove ci si impratichisce a leggere i tarocchi. Sono aperte a tutti e per chi volesse saperne di più trova il link del video qui sotto. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia. Partiamo con un 5 di coppe, ragazzi. Abbiamo un 3 di spade. Un asso di pentacoli. Abbiamo la carta dell'eremita, un 7 di bastoni. Appeso 8 di spade e torre. Wow! Di solito il risveglio spirituale arriva dopo un momento torre. Ok, ragazzi. Sì, più o meno si vedono. Andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' le energie del periodo e poi andiamo a fare i vari esempi per amore, lavoro, denaro e via dicendo. Partiamo, diciamo che l'inizio del periodo è abbastanza wow, nel senso che 5 di coppe e 3 di spade. Andiamo a vedere il 5. Asso di denari e fante di spade. L'asso di denari ce l'avete già qui. Andiamo a vedere anche il 3 di spade. Sette di bastoni. E re di bastoni. Voglio un'altra carta per questo 7. 2 di bastoni. Dunque, è come se fosse iniziata poco fa una situazione o una relazione che durante questa primavera, e diciamo inizio primavera, vi facesse venire qualche dubbio in più. Ho la sensazione ragazzi che qualcuno si sia focalizzato o si focalizzi un pochettino troppo su quello che a cui dovrebbe rinunciare se partisse questo asso di denari.
Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. La morte e un 10 di pentacoli. Io vedo un momento di trasformazione molto grande, ragazzi. Morte, asso di pentacoli e un 10. Difatti poi abbiamo anche il momento eremita. Andiamo a vedere un attimo l'eremita. Luna e imperatrice. Due carte con una forte femminilità, è come se aveste bisogno di ascoltarvi. Non lo so, ho come la sensazione che ci sia, cioè si parta da una situazione non proprio allegra, dove effettivamente potrebbe essere un nuovo inizio, adesso dipende ognuno la vita che ha, però può essere come un nuovo percorso che avete intrapreso e che vi fa venire qualche dubbio in più perché è come se vi rendeste conto che effettivamente ci sono delle cose che dovete lasciare indietro, piuttosto che dei sacrifici da fare per riuscire a iniziare concretamente questa situazione piuttosto che relazione, però come l'idea che sì, ci sia in qualche modo un nuovo inizio, una nuova alleanza potrebbe anche essere considerato il 10 di pentacoli. Poi però c'è come questo movimento indipendente di introspezione. Andiamo a vedere anche il 7 di bastoni. Abbiamo un 4 di bastoni. Asso di coppe e 6 di bastoni. E che il 7 di bastoni ce l'avete già anche qui. Anche qui è come se foste voi a tirare indietro per quello che riguarda i progetti futuri e anche qui, soprattutto se si tratta di una relazione, di un ritorno, è come se ci fosse un'energia di difesa per tutto quello che riguarda la stabilità, una relazione di coppia, un nuovo amore, un figlio eventualmente, un nuovo progetto, l'ufficializzazione di qualche magari lavoro, piuttosto che, non lo so, come l'idea che qualcuno voglia creare qualche cosa online, un nuovo social, lanciare un nuovo canale di YouTube o è come se ci fosse qualche cosa lì in pentola che bolle, però voi tirate indietro. Probabilmente avete ancora bisogno di pulire tutte queste paure. Datemi una carta per la luna. Mm. Credo che molti non si sentano all'altezza, si sentano troppo ingenui o incapaci di iniziare qualche cosa da soli. Potrebbe anche essere una questione monetaria, perché c'è un 5 di pentacoli, come se non... In realtà non lo so, perché poi c'è l'imperatrice, quindi effettivamente... Guardate, per qualcuno è una questione legata al, ok, entro in una coppia, se siete già in coppia è tema figli, perché imperatrice, matto, asso di coppe, e se nessuno di questi due è il vostro caso, può riguardare un qualche tipo di associazione lavorativa o nuovo progetto. Andiamo a vedere l'appeso, 4 di pentacoli. Mm. E sacerdotessa. Andiamo a vedere anche una carta per l'otto di spade. Papa. E una carta per la torre. Mm. Ragazzi, ho l'idea che questo progetto, questa strada, questa offerta, questo dono che riceverete, questo nuovo inizio, che non vi convinca del tutto
e qualcuno effettivamente potrebbe semplicemente rimanere fermo e continuare ad osservare. È come se non si vedessero altre alternative. L'otto di spade è la carta dell'autosabotaggio. Qualcuno potrebbe avere un matrimonio in piedi e quindi magari questa offerta potrebbe essere extraconiugale. Potreste essere voi terzi in comodo. E quindi se così fosse, con la carta della torre e il 4 di coppe, sento che lascerete perdere e questo sarà come una rinascita. Diciamo che la primavera, la carta del giudizio è la carta del risveglio, no? La carta della resurrezione, quindi è un po' come se vi toglieste un dente. Ho come questa sensazione. Però andiamo a vedere sezione per sezione. Allora, partiamo dall'amore. Se siete single, ragazzi, vi dico, c'è come questa conoscenza che potrebbe sembrare allettante, persona affascinante, magari anche con savoir-faire, elegante, anche passionale, potrei dirvi. Però è come se ci fosse qualche cosa di questa persona o di quello che dice o di quello che fa che non vi convince tanto, è come se aveste già visto delle bandiere rosse. Credo che qualcuno, nonostante tutto, provi a frequentare questa persona, però poi è come se più, più voi frequentate questa persona e meno vi convince. Quindi ho come la sensazione che potreste anche decidere di lasciar perdere questa persona. Se siete in una relazione, ragazzi, allora qui ci sono due strade da seguire a livello di lettura. Una potrebbe essere, come vi ho detto prima, il fatto che sentiate di dover sacrificare parte di voi stessi per riuscire a nutrire la relazione con questa persona. Per altri, vi dico che potreste scoprire, anche con la carta del giudizio, qualcosa di poco piacevole, semplicemente controllando il telefono o controllando i movimenti o controllando le dinamiche di comportamento di questa persona, è come se a un certo punto vi rendeste conto che su certi temi vi risponde un po' troppo sulla difensiva, cioè temi che fino a ieri sono stati affrontati in modo naturale, in modo normale, oggi destano un po' più di tensione durante il confronto. Questo potrebbe essere un campanello d'allarme. Devo dire che sorgeranno parecchi dubbi, per qualcuno ritornerà a galla una vecchia ferita del passato, può essere una ferita del bambino interiore. Non lo so, ragazzi, è come se vi chiedeste, ma quanto è giusto che io mi sacrifichi per questa persona quando poi in realtà non vedo tanto un futuro o uno scambio equo, un equilibrio, un nutrimento reciproco? Perché poi è come se dopo un momento di riflessione decideste di stare sulle vostre, eh. Come se la prima parte della primavera, quindi primo mese e mezzo, due, fossero impegnati a frequentare, a conoscere, ad approfondire la conoscenza con questa persona, mentre l'ultima parte del trimestre è come se faceste una valutazione sulla relazione. Per chi è in una relazione da tanto tempo e magari c'è il tema figli, casa, è come il ok, ci decidiamo a fare il passo successivo oppure no? Qui sarete voi che tirerete indietro, un po' su tutti i fronti, devo dire. Credo che ci sia qualche cosa che sia per voi effettivamente una bandiera rossa, ma che non sappiate spiegarvi perché vi sentite così. Questo succede perché degli atteggiamenti dell'altra persona, o comunque è come se si fossero create delle situazioni che hanno riportato in movimento delle dinamiche di comportamento che per voi sono vecchie. Queste dinamiche di comportamento vi destabilizzano perché vibrano con le vostre paure più profonde.
Quindi una volta che voi riuscite a capire da dove arriva questa cosa, riuscite anche, e questo si fa attraverso l'eremita, riuscite anche a difendervi meglio, a stabilire di più quali sono i vostri confini, capire quello che volete, quello che non volete, a trovare la vostra zona sicura. Cioè, cosa vi fa sentire a casa, dove vi sentite comodi o con chi o con che regole vi sentite comodi. Per chi ha una relazione extraconiugale, extra e basta, extrasensoriale direi, per ridere ovviamente. Qui ragazzi è difficile, sembra sempre che le cose debbano girarsi, debbano migliorare, debbano iniziare in un modo migliore, però poi in realtà il movimento non è tanto quello. Mi hanno fatto, allora, ho sentito un profumo di fiori, ehm, fiori, come vi posso dire, tipo profumo di bucato, e poi ho visto come un'onda molto soft, come se le cose fossero ad alti e bassi, ma tutto sommato piatte. Cioè è come se questi alti e questi bassi fossero talmente piccoli da essere impercettibili. Però qui sento che voi avrete una visione nel lungo periodo. Controllando, osservando gli schemi di comportamento della relazione, è come se vi rendeste conto dove sono le carenze, dove siete voi che andate dall'altra parte e dove non ricevete, quali sono gli impedimenti della relazione, quali sono le cose che l'altro vi vende, giusto per tenervi calmi. Però io ragazzi ho come la sensazione che alla fine del periodo molti di voi daranno un taglio, eh? Diranno un no secco, le condizioni le metto io. Se tu non riesci a stare alle mie condizioni vuol dire che tu non sei per me. Io non merito niente di meno di questo. È un po' come lavorare di amor proprio. Essere madri di se stessi, volersi bene, uomini o donne che siate. Devo dire che avete tanti archetipi femminili, eh? Come se fosse un mese molto sensitivo, sensibile, diciamo, empatico nei confronti di voi stessi. Ok, parliamo di lavoro adesso. Per quello che riguarda il lavoro, se siete senza lavoro, ragazzi, potrebbe tranquillamente arrivare una chiamata di lavoro. Sento che qualcuno se lo aspetta, ehm, nel senso che magari avete già mandato dei curriculum, avete già fatto un primo colloquio, insomma, potrebbe partire questo nuovo lavoro. Potrebbe anche essere, vi dirò, un lavoro con contratto rinnovabile fino a che diventi a tempo indeterminato o comunque è abbastanza a lungo termine. Potrebbe essere un lavoro di responsabilità per molti, dove dovete magari farvi anche un po' le ossa in questa nuova categoria o sezione, però dove tutto sommato riuscirete, a difendervi bene. Se siete occupati, allora, sento che qui ci potrebbero essere dei temi vecchi che magari tornano a galla, con dei colleghi o per i permessi che vi dovete prendere per i figli o non lo so, però ho come la sensazione, diciamo, non è un periodo molto leggero a livello, se vogliamo, empatico. Potrebbero esserci delle spese in più da dover affrontare e io ho la sensazione che se chiediate un aumento di stipendio potrebbe anche arrivare, ragazzi, ve lo dico. Magari non subito, però potrebbe arrivare. Sapete, quando si fa il colloquio, diciamo, definitivo, o comunque quando si è superato il periodo di prova, si può contrattare eventualmente il denaro, no? Adesso hai visto di che passo sono fatto, parliamo di soldi.
Ehm, per chi fosse autonomo, ragazzi. Allora, qui ci potrebbe essere qualcuno che è nella necessità di assumere persone. Quindi è come se il lavoro effettivamente si ingrandisse, ci sono nuovi contratti, ci sono nuovi clienti e potrebbe anche sorgere la necessità di assumere qualcuno. Il punto qual è? Che dovete imparare a delegare. Non potete continuare comunque a fare tutto voi, piano piano dovete insegnare all'altra persona, a pensare con la vostra testa, ok? Come un educare la persona a come volete che sia voi che sia fatto il lavoro. Vi dico, ci sono nuovi progetti anche, quindi lo vedo un periodo abbastanza positivo. L'unica cosa, ecco, parliamo di soldi. Potrebbero esserci effettivamente diverse spese da dover affrontare, soprattutto se state investendo in tecnologia nuova, se state investendo in progetti nuovi, se avete dei nuovi prodotti da lanciare, se a livello personale magari state pensando a fare dei rinnovi alla casa, piuttosto che se state pensando di avere figli, insomma, qualsiasi nuovo progetto abbiate in cantiere, potrebbero esserci varie spese spesucce non preventivate che potrebbero apparire. Quindi fate come un elenco delle priorità. Cercate di guardare al futuro e di capire quali spese effettivamente servono e sono ammortizzabili magari nel breve periodo e quali invece potrebbero essere rimandate. Mm? Per quello che riguarda, ragazzi, i nuovi progetti, come vi ho detto, secondo me c'è qualche cosa che bolle in pentola e per qualcuno potrebbe arrivare la tanto desiderata chiamata di quel finanziatore, di quel o finanziamento. Cioè, è come se arrivassero dei soldi e qualcuno decidesse finalmente di investire in voi. Potrebbe essere perché avete 2 assi di pentacoli, un 10 di pentacoli, quindi potrebbero anche essere proprio dei soldi che vi regalano, dei premi, qualche cosa in più. E per quello che riguarda le persone intorno a voi, ragazzi, occhio ai figli, soprattutto se sono insomma adolescenti o post-adolescenti, non perché succeda qualche cosa di tragico, però è come se bisognasse mettere un po' di più l'attenzione sulla relazione con i figli. Ecco. Va bene, andiamo a vedere 3 oracoli per aiutarvi a vedere le cose da un'altra prospettiva ancora. Carta numero 25. Fiamme psichiche. Wow, 333, latte sacro e parla della magia dei druidi. Brigida è Santa Brigida. Questa, ragazzi, è una carta di, secondo me, aiuto dall'alto. Io vi ricordo che avete anche un giudizio. Il giudizio ha un angelo, dovrebbe essere l'arcangelo Gabriele. Ehm, e comunque, no, non credo che sia l'arcangelo Gabriele. Non mi ricordo più. Quello dell'Apocalisse che suona le trombe, vabbè, non importa. Anzi, se lo sapete, per aggiungere informazione a chiunque mettetelo sotto. Però è come se foste un po' guidati dall'alto in questo periodo, come se ci fossero delle prove, dei test che vi aiutano un po' a superare. Andiamo a vedere un oracolo di questi. Madre universale, qui avete anche l'imperatrice.
In questo caso fa riferimento al fatto che siamo uno, tutti siamo uno, è la legge dell'uno. E di conseguenza ci si può sentire o comportare come madri anche con quelle persone o bambini che non sono i nostri. Soprattutto per riuscire a essere una buona madre per gli altri bisogna prima essere una buona madre per se stessi. Mm? Carta numero 44, il pensatore. Mi richiama un pochettino all'eremita e al momento introspettivo e di risveglio e di presa di consapevolezza che avrete in questa primavera. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Potete anche abbonarvi al canale, anche lì parlo delle credenze limitanti, di come lavorarle e lì tratto anche temi di metafisica, metamedicina, cristalloterapia, quindi metto un po' tutto insieme quello che ho imparato io. Comunque, se volete dare un'occhiata ai titoli dei video, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!